Buongiorno amici e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di una cosa molto interessante, quindi video quasi didattico direi. Infatti una delle mie più grandi passioni riguardanti il mondo della casa e diciamo dell'arredamento riguarda l'organizzazione della casa. In particolare infatti io sono super appassionata di organizer, quindi scatole, scatoline, tutto ciò che mi permette di essere ordinata, organizzata e anche esteticamente bello. E tra l'altro utilizzare gli organizer, quindi suddividere tutto in contenitori più piccoli, oltre che farci avere tutta questa serie di vantaggi, ci fa risparmiare un sacco di spazio. In particolare vi farò vedere come poter organizzare il vostro armadio con solo 3 tipologie di organizer diversi, quindi senza neanche diventare pazzi con 7500 modelli, quindi solo 3 tipi di organizer per riordinare tutto il vostro armadio e cabina armadio. È arrivato un topino, voleva salutarvi. Ciao amore! Ciao! Ciao Bobino! Prima di cominciare, se ancora non siete iscritti, vi invito ad iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e a mettere un bel pollicione di supporto a questo video. Giusto King? Come vi dicevo, di organizer ne ho davvero tantissimi, li trovo super utili, quindi li utilizzo per tutte le stanze, per tutti gli oggetti mobili di casa, ma in questo momento, in questo primo video, vedremo l'organizzazione soprattutto degli armadi o comunque di tutto ciò che è affine al mondo dei vestiti, della camera, eccetera. Tra l'altro questo video è molto interessante perché sono tutti organizer che trovate da Ikea, quindi li potete acquistare online e quasi in tutte le città ormai c'è un Ikea, quindi facilmente reperibili. Tra l'altro vi metterò le figure, i nomi e magari nel box informazioni qua sotto vi scrivo tutti i modelli di tutto. Ma adesso cominciamo. Giusto King? Cominciamo! Il primo organizer di cui vi parlerò è sicuramente il più camaleontico, quindi quello che potete davvero riutilizzare per tantissimi spazi della vostra casa. Si tratta chiaramente di un organizer Ikea e si chiama Scoob. La cosa bella di Scoob è che in realtà è un set composto già da 6 scatole di formati diversi che ovviamente potete formare e disporre in base a come sono i vostri cassetti, alla loro grandezza, a che cosa ci volete fare, quindi quale sarà il suo utilizzo, e li potete spostare continuamente, come vedete, come se fossero un Tetris, anche se cambiate idea o cambiate il suo utilizzo. Qua mi sono caduti tutti i calzini ovviamente. Gli organizer Scoob li trovate sia nella variante bianca, che è quella che state vedendo adesso in video, che ho scelto per casa mia perché ho tutti i colori chiari, oppure nella variante grigio scuro nel caso in cui voi abbiate o preferiate mobili e accessori dai colori scuri. Il prezzo è davvero piccolo, costa 6 euro, infatti io ne ho presi 4 in modo da riempire ben 4 cassetti diversi. Tra l'altro appunto avendo formati così un po' diversi potete davvero giocare, per esempio fare tutto il cassetto con i contenitori grandi, tutto il cassetto con i contenitori piccoli a seconda di quello che ci volete mettere. Come vedete io li ho utilizzati per cose molto diverse, ne ho utilizzati 2 per i reggiseni a seconda che siano scuri o colorati oppure chiari, 2 per gli slip a seconda del tipo di slip, 1 per i collant, 2 per i calzini, 1 per le calze da casa e altri invece solo per gli accessori che non sapevo dove mettere. Scoob secondo me è davvero un salvavita e un salvaspazio, perfetti. Passiamo ora agli altri 2 organizer che sono 2 organizer da armadio, quindi organizer per tenere ordinati e impilati tutti gli abiti all'interno dei nostri armadi. Il primo dei 2 che vi faccio vedere è un organizer verticale, quindi per tenere gli abiti impilati in senso verticale uno sopra l'altro. Indovinate come si chiama? Ebbene sì, anche questo si chiama Scoob, nonostante sia molto diverso dall'organizer precedente. Probabilmente fa parte della stessa linea nonostante sia diverso.
Ha 6 scomparti e le misure sono 35 x 45 x 125. Anche in questo caso parliamo di un prezzo piccolo perché viene circa sui 9 euro e abbiamo la variante bianca oppure nera come quella che vedete nel mio armadio. La bianca era terminata e quindi ho acquistato la nera. Questa zona non la vedete perfetta perché avere maglioni di pesantezze, formati e grandezze diverse non è semplice da tenere impilato, però come vedete avete tutto organizzato e nello stesso scompartimento. Il terzo e ultimo organizer è quello di cui ho più pezzi in assoluto in casa. Si tratta di questa scatola che si chiama Stack, ovviamente sempre di Ikea. Stack esiste in tantissimissimi formati, misure e scompartimenti. Questa dove tengo i pantaloni è una 20x34x10, la trovo di una comodità infinita, trovo tutti i pantaloni, li vedo così a colpo d'occhio senza doverli far scorrere o scompigliarli, veramente una manna. Tra l'altro davanti vi sto facendo vedere che ha un piccolo spazietto dove si può inserire la targhetta in modo tale che vedete subito a colpo d'occhio all'interno dell'armadio che cosa c'è dentro. Io per il momento non ho ancora messo nessuna targhetta. A quanto pare anche il nostro piccolo King assistente è appassionato di organizer. Ciao amore! Ma tornando invece al nostro stack di Ikea, veramente vedrete che è un mai più senza. Come vi dicevo, è fatto in tanti formati diversi a seconda del vostro utilizzo, di che cosa ci volete mettere dentro. Secondo me questo modo di piegare le cose, soprattutto per esempio i pantaloni, vi permette veramente di avere tutto in modo ordinato e appunto subito a vista, così sapete subito che cosa avete dentro senza, come vi dicevo prima, stare a rovistare tra i vari pantaloni. Un mio feticcio poi ogni tanto è quello proprio di disporli in ordine cromatico, quindi dal più scuro al più chiaro. Lo so, forse è una piccola malattia, ma visivamente mi fa sentire tanto bene. Purtroppo ci sono alcune paia di jeans, come l'ultimo che vedete in fantasia tie-dye, che essendo molto grosso si fa fatica a mettere bello adeso, però comunque l'effetto è super ordinato. Qua ho trovato una scatola sempre Stack che come vedete non ho ancora utilizzato perché il prezzo è minuscolo, infatti di 3 euro a confezione, quindi io ho fatto una piccola scorta e ho detto così a casa vedo bene che utilizzo farne, anche perché vedrete veramente sono utili dappertutto. Come vi dicevo, Stack è il pezzo che io in assoluto ho di più in casa, ne ho veramente tanti pezzi e di tanti formati. Vi faccio vedere infatti la parte a ponte, come è disposta. Questa qua è la mia parte, quella che vi sto inquadrando. Come vedete, Stack ovunque. Ne ho dei due formati che vi ho fatto vedere prima, ma anche nel formato più grande. Questa versione dal grande formato è molto comodo perché come vedete ha il maniglione. Pensiamo per esempio se è una scatola molto pesante ci risulta facile estrarla dall'armadio semplicemente tirandola dalla maniglia. Come vedete io la uso per cose molto più voluminose, in questo caso infatti ci metto dentro i maglioni strettamente invernali, quelli molto pesanti che si usano solo 2 mesi, 3 mesi all'anno. Tenere disposto in questo modo i vestiti, quindi per categoria in diverse scatole e contenitori, mi permette di non fare nessun cambio armadio, cambio stagionale. Al massimo cambio solo la disposizione della scatola stessa che è molto maneggevole e leggera. Come potete vedere il colpo d'occhio all'interno dell'armadio è subito veramente di ordine, omogeneità e di avere veramente tutto organizzato in categorie. Io so che l'armadio, anzi la scatola dei maglioni è proprio questa, se voglio addirittura ci metto l'etichetta, piuttosto che là in alto invece ci metto cose varie ed eventuali, magari troppo grosse e che comunque non mi serviranno mai, quindi ce le ho là in alto, le ho confinate e stanno belle in ordine dentro la mia scatola.
Vi faccio ora vedere per curiosità anche la parte maschile della casa, quindi la parte di armadio di Alessio. Come vedete è la stessa identica cosa, se non ovviamente che magari lui ha qualcosina di diverso, come per esempio due zaini, uno normale per fare attività sportiva e uno termico. Ma come vedete la disposizione è la medesima. Nel suo caso, per esempio, ha scelto formati diversi in base a quello che gli serviva a lui. Oppure nel caso delle scatole grandi gli piacevano queste nere che sono un altro modello ma sempre cugine diciamo, e comunque ci stavano bene. Come vedete gli organizer si possono organizzare veramente in base un pochino ai gusti ma soprattutto alle nostre esigenze di spazi e di vestiti che ci vogliamo mettere dentro. Negli spazi liberi, morti, dove non ci sta un terzo organizer, ricordate poi che ci potete mettere oggetti di grande volume che non sono necessari all'interno delle scatole, come in questo caso gli zaini di Ale. Gli organizer di grandi dimensioni, come in questo caso gli stack con maniglia, possono essere utilizzati poi anche nelle parti comuni degli armadi della casa. In questo caso, per esempio, vedete in questa zona dove io tengo i cappotti sia miei che di Ale, lo so, i miei sono di più, comunque in questa zona diciamo comune io li ho utilizzati per contenere alcune trapunte molto grandi o addirittura il piumino invernale che occupa un'intera scatola ma che quantomeno mi rimane lì in modo ordinato e che se voglio posso impilare con altre scatole una sopra l'altra. Molto spesso su Instagram mi viene chiesto come faccio ad essere così ordinata. Credo che un po' sia una cosa innata, ma soprattutto avere organizer, che è una cosa che non ho da moltissimo, forse da 2 o 3 anni, mi aiuta tantissimo, veramente, sia a livello mentale che fisico, nel senso, mentalmente io so che qui, per esempio, tengo tutti i miei cappelli, cuffiette e berrette di tutto e io so che stanno lì, quindi se trovo un cappello in giro che ho dimenticato una sera che ero stanca, tic, sta tutto lì. Questi erano secondo me i 3 organizer veramente indispensabili per fare ordine nella vostra camera, cabina armadio, eccetera. Secondo me con questi 3 è più che sufficiente per mettere davvero ordine a tutta appunto la vostra zona guardaroba. La cosa che vorrei farvi passare, che vorrei farvi capire è che non è necessario avere gli armadi o gli spazi strutturati come i miei. Come vedete sono diverse profondità, altezze, che quindi potete assolutamente giocarvi in base a come è disposto il vostro armadio, come siete abituati voi, cioè io tendenzialmente non faccio un cambio stagione ma tengo tutto a vista per una questione di praticità, comodità ed estetica mia. Però non è assolutamente detto che chi fa diversamente da me non possa disporre così, anzi questa vuole solo essere un'idea per avere tutto organizzato in modo da avere in una scatola tutta la zona pantaloni, per esempio. Una osservazione che potreste fare, per esempio, è che io non ho molti pantaloni perché non amo vestire pantaloni. Se posso faccio una bella gonna e soprattutto un bell'abito. Però per esempio, quindi in base a questo ho messo tutte le gonne appese perché mi piace averle tutte lì a vista, tanto ce ne sono poche che sono strettamente invernali o strettamente estive da non poter mettere, quindi io ho deciso in base a questo di mettere tutto esposto, quindi tutto appeso. Nel caso in cui invece fosse stato il contrario, cioè metto tantissimi pantaloni, ne ho una marea, magari avrei potuto invertire le due cose, oppure avete tanti pantaloni, anziché fare una sola scatola ne fate 2, magari una sopra l'altra. Come vedete la scatola che io ho utilizzato per i pantaloni è davvero molto bassa, quindi in realtà anche nel mio caso ce ne stavano 2 o 3 impilate uno sopra l'altro. La cosa bella è che scivolano molto bene, sono fatte appositamente, hanno le maniglie o comunque sono molto confortevoli da spostare e quindi potete fare anche una fila. Certo non fate una fila così tipo Torre di Babele, però 2, 3 ce ne stanno più che tranquillamente, quindi potete assolutamente farlo. Magari lo dividete in base ai colori, oppure alle occasioni, oppure alle stagioni, tutti i pantaloni invernali, tutti i pantaloni estivi, oppure avete una marea di leggings, fate la fila di leggings, la fila di questo, la fila dell'altro, insomma
potete giocare in base alle vostre esigenze, ai vostri utilizzi, insomma a tutto quello che volete. Io vi ho fatto vedere quella che è la mia disposizione, ma con questi tipi di organizer potete giocare e spaziare come volete. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse lasciatemi un bel pollicione e soprattutto, come sempre, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Nei commenti fatemi poi sapere se questo tipo di argomento vi piace, se vorreste vedere altri video del genere. Per esempio fatemi sapere qual è la stanza che vorreste vedere come ho organizzato, quindi quali sono gli organizer adatti per un'altra stanza, tipo la scarpiera, tipo il frigorifero, organizer per tutti veramente. Tra l'altro ci tengo a dirvi una cosa che non c'entra assolutamente, ma appunto ci tengo a dirvi prima di andare via, ossia che domani ho la mia primissima prova in atelier per provare gli abiti da sposa. Come forse quasi tutti saprete, a luglio mi sposo, quindi appunto vado a fare la mia primissima prova dei vari abiti, giro in atelier eccetera. In realtà quando vedrete il video io la prova l'ho già fatta perché sto registrando con un giorno di anticipo, però ecco, martedì avrò questa prima prova, quindi tenete le dita incrociate per me e se vi può interessare magari vi farò dei video sull'organizzazione del matrimonio, magari fatemi sapere anche questo appunto nei commenti del video. Grazie mille per avermi ascoltato e per aver seguito anche questo video e ci vediamo martedì prossimo. Ciao!